Allora amici, bentrovati sul mio canale. Oggi voglio dedicarmi a lui, al Thyrsiphlorum. Il Thyrsiphlorum è un dendrobium che insieme al Densiflorum, all'Aggregatum o al penultimo laggiù che è il Farmeri e all'Amabile che non ho, che forse un giorno comprerò, fanno parte dei Dendrobium callista, cioè quelle classiche fioriture a grappolo che vedete qui, dal greco bello, callista, dal greco kalos, bello, indica qualcosa di speciale come fioritura. Sono generi molto semplici da tenere come tutti i dendrobium perché osservano un periodo in inverno di riposo. Allora, l'unica cosa difficile è azzeccarlo il riposo, perché se siamo a fioritura adesso e siamo l'ultimo di luglio, oggi siamo il 30 luglio, e immaginate che devono venire fuori ancora le canne nuove, quindi per quando, non lo so, il periodo di riposo combinerà, ecco, forse ce ne abbiamo una, guardate, forse ce ne abbiamo una, andiamo a caccia di cacciatore, vediamo se riusciamo a trovarla, eccola là, se la vedete quella piccolina lì, allora, eccola, questa qui che vedete, che vi indico, è una nuova cacciatura, un nuovo getto di Thyrsiphlorum. Quindi che succede? Eccone qua un altro, guardate, sono io che perdo la vista con gli anni. Allora, eccola qui davanti, vedete questa che viene su. Quindi il Thyrsiphlorum praticamente il periodo di riposo lo farà quando, finita la fioritura, cresceranno le nuove canne, dovranno arrivare a maturità e poi inizia il periodo di fioritura. Diciamo che quest'anno stanno un po' tutti in ritardo, perché anche questo qui che è il Chrysotoxum, abbiamo i nuovi getti adesso, quindi il periodo di fioritura è tutto quanto relativo. Diciamo che ogni dendrobium ha un modo suo di andare a riposo, dobbiamo essere bravi noi a capirlo. Allora, queste canne sono tutte quante canne che poi perdono le foglie e una volta perso le foglie faranno i fiori a grappolo. Non tutti i dendrobium del genere callista perdono le foglie, qualcuno le mantiene lo stesso, però ecco, l'unica cosa, osservate bene quando è il periodo della fioritura e quando è il periodo del riposo, perché praticamente e poi in base a quello dobbiamo iniziare il periodo di sospendere le bagnature. Guardate che bella la frangiolatura del fiore, è qualcosa di meraviglioso. Mi ha sempre affascinato questo genere di dendrobium. Guardate che durano pochissimi i fiori, perché ho fatto uno shorts una settimana fa e questo è già andato, sono affascinanti perché durano veramente poco. Allora, stiamo attenti anche a un altro discorso, che siamo oramai a fine luglio, siamo ai primi di agosto, le temperature non devono scendere tantissimo, cioè, esempio, hanno messo le previsioni del tempo che la settimana prossima le temperature dovrebbero scendere a 16, allora stiamo attenti perché queste stanno vegetando adesso, stanno facendo i nuovi germogli, le nuove ricrescite, i nuovi getti adesso, e quindi se prendono il freddo, se vanno 2 o 3 notti al freddo, è vero che non succede niente perché sono da clima intermedio, però la pianta sta nel periodo vegetativo, quindi se sentono troppo freddo sarebbe il caso di rientrarli in casa, perché poi dobbiamo mantenere un po' una temperatura adesso che vegetano un pochino più costante. Poi il freddo serve per l'induzione a fiore, ma ce l'abbiamo già il fiore e qui il fiore ancora non c'è perché la pianta deve arrivare a maturità, quindi prestiamo attenzione alle temperature. Di solito con i dendrobium, chi ha più esperienza di me, fanno una cosa molto semplice e li rimettono dentro quando la temperatura comincia un po' a variare, perché bisogna leggerla un po' la temperatura con i dendrobium. Guardate, questo è il fiore che ci ha provato ma è rimasto lì. Vedete da dov'è che fiorisce? Guardate, non guardate la mano mia, ma cerco di ecco, da qui fiorisce, vedete? Questi bottoncini che poi si sono fermati, eccoli qua, questi bottoncini qua, vabbè, siamo rimasti con un grappolo solo. Quindi col dendrobium sopportano tutto, caldo, freddo, sbalzi di temperatura, intermedio, caldo, 40 gradi, 16, 15, sopportano tutto, però l'importante è che quando leggiamo l'orologio biologico loro, se loro decidono che stanno in fase vegetativa,
aspettiamo che le canne siano mature per poi dare il freddo. Vedete, anche questi stanno andando alla grande, stanno tutti quanti sovrapponendosi, aggregatum, perché si aggrega talmente tanto che fa un casino, va bene così. Quindi diciamo che è un'orchidea fantastica, l'ho legata perché poi il vento me la sbatti e mi rovinava il fiore, ma tanto eccolo qua. È bellissima e quindi vi invito, se volete conoscere il mondo dei dendrobium, è un mondo che affascina tantissimo e ne abbiamo tante tipologie, tanti tipi. Vi ho mostrato parecchie fioriture, io sono affascinato dai dendrobium. Se vi ricordate il video, questo è il Lina Houyanum, che ho diviso in 3, tagliato in maniera selvaggia perché non aveva più radici, proprio in maniera selvaggia. Non l'ho documentata la maniera selvaggia in cui l'ho dovuta tagliare, perché era solamente tipo un tronchetto centrale diviso in 3 parti, e questi sopravvivono alla grande a tutte le varie tipologie di danni e di traumi possibili. Guardate quanti chechi qua, ma non li tocco perché tanto diciamo che certi dendrobium, tra cui Lina Houyanum e altri, diventano esponenziali come crescite. Vedete le punte verdi delle radici? Puntano in basso. Quando puntano in basso è segno buono, vuol dire che cerca l'umidità. La radice dove punta indica se sta andando o non sta andando bene la situazione all'interno del vaso, alla ricerca dell'umidità. Questo qui sto aspettando segni di, se vedete il vaso di plastica è solo per un motivo, era in vaso di terracotta, volevo solo vedere perché non dava segni di movimento, e come sempre succede, togliendo il vaso di terracotta le radici stavano crescendo. Allora mi sono detto, mettiamolo un attimo nel vaso di plastica, giusto per dargli un pochino più umidità, ma tanto a breve anche lui ritornerà nel vaso di terracotta. È stato un controllo che ho fatto per vedere certe piante con le radici pressoché a zero a che punto stavano, e inevitabilmente quando avete la curiosità di vedere come stanno le radici stanno bene. È sempre così che funziona con le orchidee. Il dubbio sta a posto, quando invece state sicuri che tutto è perfetto, dentro è un macello. Bene, allora spero di farvi innamorare dei dendrobium. I dendrobium sono come i gatti, hanno 7 vite o 9 vite a seconda di come le vogliamo contare. Sono orchidee che anche a 0 radici crescono, anche bistrattate e maltrattate crescono. Vi dico solo che ho visto un video in Thailandia che un video su YouTube parlava della Thailandia, che per far fiorire questo bottoncino qui con le punture, con la siringa, lo vanno a tempestare di ormoni vabbè, noi siamo amanti delle orchidee piuttosto che sfruttatori estremisti della situazione. Bene, io sono innamorato di questa tipologia di orchidea, di questi fiori, dalla durata veramente ridicola, però affascinanti anche per questo, perché durano poco e sono bellissimi. A presto!